sua insaputa tutto ciò era già iniziato. Indigestioni, pressione alta, prurito alla testa. E che dire dei sentimenti? Quel giorno era nato solo per lui ed ogni cosa ora era al suo posto, pronta ad entrare in scena. Eccoci. Insieme, finalmente. Ora ascolta. Ascolta una storia incredibile, la tua. Nasce da lontano e ti segue, sulle tue spalle da sempre, ti respira a fianco. C'era qualcosa nei loro occhi che li rendeva simili. Quegli occhi limpidi sembravano filtrare lo sporco del mondo che li circondava e restituire qualcosa di nuovo e puro. Quella mattina, a ripensarci, si capiva che era strana. Li bloccò una sensazione di calore, seguita da una sequenza di sconosciute emozioni. Totalmente rapiti dalla meraviglia. Pensarono di essere a contatto con delle ali. Da quel giorno lui non smise mai, neanche per un momento, di pensare alle ali di lei. La sognava di notte, la sognava di giorno, vestita d'ali. E non riusciva a dirle che ormai sapeva, e non riusciva a dirle della sofferenza che riempiva la sua stanza fino ad annegarlo, al pensiero di non avere anche lui così splendide ali. Per lei era lo stesso, ma non trovarono mai il coraggio di confessarselo.
E arrivò quel giorno. Lui aveva finalmente trovato lavoro in una fabbrica di aerei al nord. Lei lo immaginò prigioniero. Invidiosi e pronti a tutto per scoprire il segreto delle sue ali. Vorrei dirtelo semplicemente. Ma come posso? Quello che provo io per te è un sentimento che non può essere descritto con le parole, perché nessuno l'ha mai conosciuto, perché non è un'emozione di questo pianeta. Perché nessuno ha mai provato quello che sento io per te, ora. Magia dell'illusione o semplice fantastica realtà? Ma che importa capire? Il valore assoluto va all'emozione. Di fronte a un'emozione, la realtà diventa un fatto marginale. Quella notte corse come al galoppo. Subito doveva rivederla. E lei subito doveva raccontarlo alle amiche. Fu così che morì. Qualcuno racconta addirittura di averle visto battere le braccia come ali.
Da quel giorno rinnegò tutto. Ciò che era, ciò che aveva sognato. Rinnegò le gentili espressioni del suo viso. Rinnegò quelle emozioni profonde che aveva respirato a pieni polmoni. Tutto ciò non era mai esistito. E reinventò un uomo nuovo, un uomo adatto a vivere sulla terra. Ci riuscì con successo, ma non poté rinnegare ciò di cui non aveva mai conosciuto l'esistenza: le sue ali. Non si accorse mai di avere le ali, tantomeno gli altri, impegnati nei loro affari, le notavano. Riuscì a gestire i suoi sentimenti con straordinaria superficialità. La sua mente riconosceva e filtrava solo la parte dei sensi necessaria alla sopravvivenza e annullava il resto, permettendogli di vivere in un invidiabile stato di non emozione. Intanto i giorni, che sembravano essere troppi, stancamente passavano. Il lavoro, la casa, la spesa. Il lavoro, la casa, la spesa. E le sue ali diventarono grigie. Nonostante i suoi ammirevoli sforzi, qualcosa di smisuratamente pesante ostacolava la sua voglia di normalità. D'un tratto i giorni si fermarono e senza capire urlò. Non c'è nessuno che mi insegni a liberarmi di queste ali. È questo che mi chiese quel tipo. Io ero lì da non so quanto. Masticavo la mia nuova delusione tra i denti. Lui parlò ininterrottamente, vomitandomi addosso la sua storia come per liberarsi. E accadde una strana cosa. Tutto intorno a me cominciò ad essere nitido, cristallino direi. Le mie ali erano lì, erano sempre state lì, senza mai rassegnarsi, ed ora mi solleticavano desiderose di battere. Uscii dal locale, volando naturalmente. Ansiosa di vivere, sentii come se fosse la prima volta l'aria inondarmi le narici e invadermi l'anima. Rapita da una felicità spiazzante, ballai e piansi in strada tutta la notte. Io ho visto, ho sentito, io so. Ed è per questo che ho deciso di raccontare questa storia. Anche per te.